che vediamo, che veramente il messaggio è che a lavorare da casa sono state soprattutto le persone che hanno un livello di istruzione più elevato, cioè i laureati. Quelli che sono tipicamente considerati white collar, i colletti bianchi, un po' in tutti i paesi esaminati hanno potuto lavorare da casa, e lavorando da casa molto spesso si sono tenuti i loro posti di lavoro. Noi abbiamo anche un'altra domanda che è stata fatta nella survey di aprile, in cui chiediamo se il reddito del mese di marzo rispetto a quello di gennaio è diminuito oppure no. E lì quello che vediamo è che in generale in Italia, per esempio, è diminuito per quasi il 25% delle persone, e quando andiamo a guardare però per chi esattamente questo è accaduto, vediamo che c'è una grande differenza, perché se prendiamo le persone che erano più con redditi più elevati, quindi il 25% più alto della distribuzione dei redditi, vediamo che per loro il reddito non è diminuito, per molto pochi di queste persone. Se invece andiamo a guardare il 25% della popolazione che era già più povero nell'entrata, quindi a gennaio del 2020, lì troviamo che il reddito è diminuito quasi per un italiano su due. Quello che colpisce in Italia come altrove è veramente questa enorme eterogeneità nell'impatto di Covid. Cioè Covid veramente non è stato, come una donna aveva detto un po' di tempo fa, la rockstar del Big Equalizer, no, per niente. In realtà ha evidenziato che alcune caratteristiche individuali sono dei forti elementi di assicurazione. Ovviamente chi è laureato, chi ha un reddito più elevato, probabilmente si accompagna anche con una casa più grande, con delle possibilità di avere connessione internet più veloce, con più computer, più informatica a casa. Questo ha consentito sicuramente a queste persone di vivere meglio. Se c'è una cosa che questo shock ci dovrebbe dire, è quanto è importante l'istruzione. Cioè, abbiamo visto che durante la globalizzazione comunque le persone laureate, anche quando c'erano dei shock negativi legati alla globalizzazione, comunque le persone laureate hanno fatto meglio, cioè sono riuscite ad assicurarsi che malgrado ci fosse uno shock negativo, un cambiamento, una modifica, potessero adattarsi meglio a questo. Quindi quello che vediamo oggi è che anche Covid è un altro shock dove le persone laureate riescono a far meglio. Questo chiaramente ci deve dare delle indicazioni per il futuro. Il primo elemento è che là dove sicuramente abbiamo bisogno di investimenti è nel lato dell'istruzione e dell'aumento della digitalizzazione, e quindi fa rabbia poi vedere che vadano più miliardi, mi consenta di dirlo, ad Alitalia di quanti vadano alla scuola, perché questo, se vogliamo far volare il futuro dei nostri ragazzi, forse è meglio puntare sulla scuola che su altro. Sicuramente l'estensione della cassa integrazione era una misura importante, una misura da farsi, perché abbiamo avuto un momento in cui fondamentalmente c'era una vera crisi di liquidità. Quindi è chiaro che in quel momento è necessario avere delle misure tampone che consentano proprio alle famiglie di andare avanti. Detto questo, ci sono degli studi che mostrano come la cassa integrazione sia stata utilizzata anche da aziende che in realtà hanno aumentato il loro volume di vendite, il loro fatturato. Ecco, quindi vedere cassa integrazione lì è un po', francamente, ancora una volta un po' uno spreco di risorse pubbliche, no? Quello che sappiamo per tanti studi che sono stati fatti non su Covid, ma su anni di crisi, per esempio quello che sappiamo è che le persone che cercano lavoro negli anni di crisi hanno una perdita di salario all'inizio che poi si portano avanti nel corso degli anni. Quindi
In alcuni casi, per esempio, per alcune persone potrebbe essere il caso di continuare nell'ambito dell'istruzione per spostare un po' più avanti questa uscita sul mercato del lavoro. Questo, diciamo, può valere per alcune persone, ma forse per una minoranza, ecco, di persone. In generale, per le persone più giovani, secondo me quello che ci insegna Covid è quello che ci dicevamo prima, cioè ci insegna che l'istruzione, che le conoscenze sono non solo, se vogliamo, in maniera così molto brutale, una forma di avere un salario più elevato, ma rappresentano anche una forma di avere un'assicurazione, cioè di essere più flessibili di fronte a quelli che sono i rischi che si vengono a presentare nel corso degli anni.